benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi è una giornata leggermente mite, devo dire così, è nuvolosa, c'è la nebbia, c'è anche parecchia umidità perché ha fatto delle piogge finalmente dopo 3 mesi di siccità e così, visto la temperatura, ho deciso di fare questo video per continuare un po' il discorso degli inerti e ho portato fuori anche così per abbellire per il tempo del video questo tavolo con un Phapiopedilum ibrido americano acquistato in un vivaio con questo fiore giallo molto ma molto interessante. Credo che sia una pianta ormai quasi alla fine della sua fioritura, infatti vedo che c'è già un problema sul fiore di parti secche, quindi tra un po' questo fiore cadrà. Ma del Phapiopedilum voglio fare poi prossimamente un video. Adesso sto studiando molto, sto prendendo tante informazioni proprio per potervene parlare, perché sono delle piante molto ma molto affascinanti e anche abbastanza facili da coltivare, non totalmente ma abbastanza facili da coltivare. Oggi volevo continuare il discorso degli inerti perché questa mattina ho visto che sul canale Appuntamento in Giardino un utente, Milena Giannini, che ti saluto, ciao, e sempre grazie per i tuoi commenti, c'è appunto questo commento di questa utente Milena Giannini che mi dice che anche lei ha provato a coltivare una Phalaenopsis in inerti e ha notato un grandissimo sviluppo di radici aeree al di fuori del substrato, come se la pianta non gradisse quel substrato, sviluppando delle nuove radici proprio per cercare qualcos'altro in cui star meglio. Almeno questo io ho percepito dal messaggio, dal commento, scusate. Che cosa dire di questa esperienza? C'è da dire che sicuramente le Phalaenopsis, queste orchidee ormai stravendute, sono le orchidee più di moda di questi ultimi anni, sono piante che sviluppano sì spesso delle radici che al di fuori del substrato e cercano di mantenere vive quelle all'interno del substrato di coltura. Quindi non dobbiamo stupirci se la nostra Phalaenopsis crea tantissime radici che escono proprio al di fuori o si sviluppano proprio al di fuori del substrato. Possiamo orientarle poi pian piano facendole entrare, oppure loro prenderanno tutte le direzioni. Infatti la Phalaenopsis è un'orchidea molto molto disordinata. Però il dubbio che è venuta questa utente è giusto e legittimo, nel senso perché effettivamente quello che noi vogliamo delle nostre piante è garantirgli sempre una buona vita e quindi quando noi vediamo qualcosa diverso da quello che ci aspettiamo dalla pianta, sicuramente il primo pensiero è: questa pianta si trova bene in questa situazione. La sperimentazione della coltivazione in substrati diversi dal classico, ovvero diverso dal bark, il substrato più utilizzato in assoluto per la coltivazione delle orchidee, è un qualcosa che però ci permette anche appunto di sperimentare, magari scoprendo delle cose nuove. Al limite, se vediamo una sofferenza nella pianta, possiamo ritornare di nuovo con un rinvaso al bark, dove la pianta magari stava meglio, però è giusto sperimentare e quindi si può provare. Io ad esempio sto provando con un Angraecum, ho cercato informazioni riguardo l'uso di inerti per la coltivazione di Angraecum, non ho trovato tantissime informazioni, però ho voluto sperimentare io in prima persona. Questo Angraecum è stato inserito in perlite, lapillo e pietra pomice in un contenitore e vedrò come va. Nel caso vedrò della sofferenza di questa pianta, allora sicuramente, se vedo che proprio non è adatto a lei, tornerò indietro, però molta ma molta attenzione. Questi esperimenti possiamo farli con piante che da tanto tempo non si sviluppano bene, quindi magari nel bark, il bark tende a marcire sempre tanto, quindi non riusciamo a gestire bene il bark e quindi possiamo provare una coltivazione in inerti. E poi sicuramente possiamo sperimentare in quelle che non sono magari specie botaniche particolarmente delicate, ma possiamo sperimentare magari in quelle orchidee tipo nelle Phalaenopsis ibride rispetto alle botaniche, c'è più resistenza e quindi sono molto più robuste e quindi lì possiamo giocare alla sperimentazione, ma sempre comunque avendo rispetto della pianta, perché non possiamo torturare una pianta cercando di farla vivere in situazioni assurde, è logico, però possiamo comunque cercare di sperimentare, perché effettivamente con la sperimentazione si scoprono sempre delle cose nuove, rimanendo sempre nella stessa linea di coltivazione si avranno sempre gli stessi risultati.
e quindi tante cose che noi conosciamo oggi sulla coltivazione delle orchidee non sono date esclusivamente da una linea di coltivazione sempre identica, ma sono date da sperimentazioni che sono state fatte da tanti coltivatori, quindi anche in situazioni diverse con dei risultati a volte anche ottimi, e quindi si può così riuscire a capire che un'orchidea si può coltivare in un modo o in un altro, ma dipende sempre dalla specie di orchidea. Noi sappiamo che le orchidee sono un genere di piante che hanno una diffusione nel mondo incredibile. Sono riuscite a colonizzare nella loro evoluzione quasi ogni posto nella Terra, dalle zone vicine tanto credo, per esagerare, all'Artico fino alla vicinanza delle zone desertiche, quindi veramente attraversano tutti i climi esistenti qui nel pianeta, quindi piante che hanno colonizzato il mondo. Quindi questo ci porta a pensare che effettivamente non è così semplice generalizzare sulla coltivazione di queste piante, perché effettivamente ogni specie ha una sua nicchia precisa nel mondo, come habitat, come clima, come precipitazioni, come temperatura, come tempi di asciugatura del terriccio, veramente uniche, quindi ogni specie ha proprio la sua unicità. Tante vivono raggruppate nello stesso ambiente, anche di diversi tipi, quindi questo può facilitarci un pochettino le cose, però ricordiamoci proprio questo, che le orchidee hanno veramente un'estensione nel mondo, una distribuzione nel mondo veramente vasta. Quindi una cosa che noi possiamo fare, e che ci tengo veramente tanto a dire, è quella di non prendere le informazioni che troviamo, ad esempio anche quelle che do io, come punto di riferimento assoluto, perché ad esempio io con gli inerti sono anche alla sperimentazione, quindi quando noi guardiamo un video su YouTube o prendiamo un'informazione o ci viene detta dal vivaista un'informazione, non facciamo mai che quell'informazione sia l'unica verità assoluta, perché non è così. Viviamo da circa una ventina d'anni con un'enorme espansione della tecnologia e delle informazioni. Le informazioni tecnologiche, quelle che ci vengono date da internet, sono informazioni che molto spesso vengono utilizzate magari a scopo di divertimento, quindi ci si diverte tantissimo su internet a cercare tante cose e anche dei video che magari sono divertenti, delle informazioni che sono divertenti, ma in realtà l'informazione che ci viene data da internet è veramente un libro enorme da poter sfogliare per cercare tutto ciò che ci serve. Quindi se è vero che il vivaista o un video su YouTube ci dice un qualcosa che per noi potrebbe essere magari la verità e quindi sperimentiamo in quel modo lì, attenzione, perché come dicevo le orchidee ad esempio hanno una vasta distribuzione. Quando noi acquistiamo una pianta, è vero, prendiamo l'informazione che ci è stata detta, ma andiamo subito a studiare la pianta, il nome della pianta, il nome scientifico, per capire anche questa pianta dove vive, qual è il suo ambiente, e andiamo a vedere anche le varie esperienze di coltivazione date da molti coltivatori con informazioni su internet, per capire questa pianta quanti tipi di coltivazione ha avuto, quindi in bark, in lapillo vulcanico, solo in pomice, solo in perlite, in un mix pomice, lapillo vulcanico e perlite, oppure bark e perlite, o bark e sfagno, oppure bark e torba, o torba e perlite, o fibra di cocco e lapillo vulcanico. Insomma, ce n'è veramente una marea. Quindi la cosa bella della coltivazione delle piante, in questo caso delle orchidee, non è solo il fatto di portare a casa una pianta e metterla davanti ad una finestra e cercare di coltivarla, ma la cosa bella della passione verso il mondo vegetale è proprio quella dello studio e quindi informarsi. Abbiamo in questi ultimi anni una grandissima fonte di informazioni, ci sono dei siti di orchidee che hanno delle informazioni incredibili. Io da lì sto studiando per cercare poi di fare un video sul Paphiopedilum, cercando di parlarvi di queste piante qui. E quindi è molto affascinante coltivare le orchidee, le piante, ma c'è veramente quel lato affascinante che è proprio quello della ricerca di informazioni, per cercare sì di coltivare la nostra pianta, ma anche quella di poter cercare di sperimentare la coltivazione della stessa pianta. In questo modo ci dà l'opportunità
di poter giocare anche con la nostra pianta, perché è anche vero che una pianta quando arriva a fiorire noi ci sentiamo soddisfatti, poi i fiori vanno via, la pianta rimane verde e tante volte perdiamo un pochettino l'interesse verso questa pianta perché non ha più i fiori. Se pensiamo che possiamo magari fare un esperimento su una divisione di quella pianta, sperimentando un nuovo terreno di coltura, sì, allora ecco che ricomincia di nuovo lo stimolo, magari della coltivazione di quella pianta, proprio con l'obiettivo finale di farla star bene e di farla portare poi in fioritura, per ammirare di nuovo i suoi fiori con un qualcosa che abbiamo creato noi, che è il nuovo metodo di coltivazione. Quindi lasciamoci proprio trasportare da questa miniera di informazioni che ci offre Internet, perché lì riusciamo a scoprire bene le cose, ripeto, senza prendere mai come valore assoluto un video o un consiglio dato da un vivaista. Lo prendiamo, lo teniamo come regola di coltivazione, però attenzione, cerchiamo sempre tutta questa miniera di informazioni, entriamo all'interno dello studio proprio per cercare di coltivare bene la pianta. Poi dipende anche un po' dalla persona, ci sono persone che coltivano le piante, ad esempio, ho degli amici che coltivano le piante semplicemente perché l'hanno comprata, perché c'è un bellissimo fiore. Quando la pianta perde i fiori, queste piante vengono relegate in un angolino, continuate a bagnare fino a quando rifiorirà, ma tante volte magari questa pianta non rifiorisce o addirittura comincia a soffrire, perché non c'è uno studio da parte loro su che tipo di pianta è, su dove vive in natura. Io a volte faccio delle ricerche, magari cercando delle orchidee che mi piacciono, vado a vedere dove vivono, vado a vedere gli ambienti, proprio perché mi affascina tantissimo questa cosa, cercando poi di riprodurli poi in coltivazioni. Alcune orchidee sono facilissime da coltivare, altre orchidee richiedono veramente delle attenzioni incredibili, proprio perché magari hanno un apparato radicale particolarmente delicato che basta veramente poco per disturbarli. Ma anche i Paphiopedilum sono piante ritenute facili da coltivare, non sempre, perché alcuni Paphiopedilum non gradiscono ad esempio gli spostamenti, e alcune specie di Paphiopedilum, quando vengono spostati da una parte all'altra, nel caso primavera, estate, inverno, quando si portano fuori le piante, patiscono questa cosa arrivando a perdere i boccioli che portano i fiori e tante volte arrivando anche a perdere le foglie, facendole ingiallire e quindi facendoci capire che la pianta vuole essere lasciata lì. Un consiglio che mi sento di dare, che mi era stato dato quando all'epoca ero un grandissimo coltivatore di piante carnivore, ero veramente impazzito per questo tipo di piante, mi era stato detto ad esempio di segnare sempre il vaso con una tacchetta e fare in modo che se io espongo la pianta al sole, con la tacchetta rivolta al sole, tutte le volte che sposterò questa pianta, quella tacchetta dovrà essere sempre rivolta verso la luce solare, in modo da dare sempre alla pianta la stessa esposizione. Effettivamente in natura, per tutta la vita della pianta non potendo muoversi, rimane sempre in quel lato a ricevere la luce, e quindi è molto importante dare anche alla pianta questa stabilità e non un continuo spostamento in base a dove è il fiore per poterlo guardare. Se noi abbiamo la pianta rivolta da questa parte, prende il sole da questa parte e il fiore è rivolto verso il sole, noi non andremo a spostare tutte le volte la pianta lasciandola per poter vedere il fiore, per poterla ammirare, piuttosto la giriamo, guardiamo il fiore, la miriamo e la rimettiamo nella stessa posizione. Questo è molto importante e imita proprio un qualcosa che accade in natura, che è quello proprio dell'immobilità della pianta, ricevendo sempre la luce solare in un certo modo. Anche in questo è un consiglio che mi sento di dare, infatti le mie piante cerco sempre di lasciarle nella stessa posizione, senza mai ruotarle, quando le bagno le riporto lì, non le lascio in una posizione diversa, ma cerco sempre di metterle con la stessa esposizione. Questa è anche una cosa molto, molto importante. Questo video dedicato agli inerti è un video che faccio anche per dire che non tutte le orchidee, naturalmente, sono adatte per essere coltivate in inerti. Io gli inerti li sto sperimentando, a parte l'Angraecum e una Phalaenopsis in cui voglio provare, le sto sperimentando con i Paphiopedilum. Questo perché? Perché i Paphiopedilum, se noi andiamo a cercare su internet, ci immergiamo in queste informazioni, scopriamo che quasi tutte le specie di Paphiopedilum sono piante litofite. Che cosa vuol dire? Sono piante che crescono a barricate non ai tronchi degli alberi, ma ai rami, ma alle rocce, e quindi già per natura si trovano ad avere a che fare con una componente dura, calcarea ad esempio, che sono le rocce.
Qualche specie di Paphiopedilum gradisce un substrato più acido. Mi sembra che il Paphiopedilum delenati gradisca un qualcosa di più acido, quindi sicuramente non andremo a inserirlo in un substrato inerte composto esclusivamente magari dall'apillo vulcanico, perché tende a rilasciare sempre dei sali, facendo diventare il substrato sempre un po' più basico rispetto che acido, ma andremo a coltivare magari quel tipo di orchidea in un substrato magari composto da fibra di cocco sciacquata molte volte, proprio per abbassare anche il suo pH, inserendo magari qualche inerte che può essere la pomice, che non ha un pH particolarmente elevato, o ancora meglio sarebbe la perlite, che è ancora più neutro come pH, inserito con la fibra di cocco. Possiamo inserire anche all'interno dello sfagno, che tende ad acidificare ancora un pochettino il terreno, e sicuramente non andremo a coltivare con il laccetto che porta per capillarità l'acqua al substrato, perché altrimenti non ci sarebbe come dire, un dilavamento dei sali, quindi questo porta a essere più basico il terriccio, ma andremo a coltivare il vaso bagnandolo dall'alto, in modo da dilavare sempre il tutto, con acqua sicuramente non calcarea ma demineralizzata, oppure acqua di rubinetto se ce l'abbiamo tenera, e in questo modo, dilavando il terreno, si abbassa la quantità di sali all'interno, quindi la pianta, se vuole vivere in un substrato un pochettino più acido, si troverà in un ambiente adatto, soprattutto se abbiamo inserito dello sfagno. Inserendo dello sfagno anche in inerti con il laccetto fa sì che rimanga sempre tutto troppo umido. I Paphiopedilum sono piante che non vogliono che il terreno asciughi, e quindi il laccetto va benissimo per poterle coltivare. La Phalaenopsis, altre orchidee epifite hanno sempre bisogno di essere leggermente più asciutte, e poi alcune vogliono asciugare totalmente e poi ribagnate, e quindi vedete che il mondo delle orchidee è veramente vasto, quindi ogni specie ha la sua esigenza. Inerti per Paphiopedilum quindi vanno benissimo, perché sono piante che invece vogliono un terriccio che non asciughi mai, ma che non sia mai totalmente fradicio, ma che arrivi leggermente ad asciugare per essere di nuovo ribagnate. Con il laccetto, ad esempio, per capillarità l'acqua viene portata nel substrato, le rocce si mantengono umide e non c'è mai un eccesso di umidità, anche perché io non le bagnerò più da sopra, ma farà tutto la capillarità che porta l'acqua al terriccio. Se bagniamo noi dobbiamo controllare le bagnature. Devo fare un ringraziamento in questo video a Daniele Aringoli o Aringoli, perché l'opzione di coltivare i Paphiopedilum con il laccetto, con la bagnatura per capillarità, mi è stata proprio ispirata dai suoi video. Quindi se volete coltivare così le vostre orchidee, andate a cercare il canale di Daniele Aringoli, o Aringoli, adesso non so bene come si pronuncia questo suo cognome, perché lui spiega benissimo come inserire il laccetto e fare tutta questa operazione che ci permette di non bagnare più le piante, perché tutto avviene per capillarità. Lui soprattutto nei Paphiopedilum e anche in qualche orchidea. Comunque il suo canale è molto interessante per questo metodo di coltivazione, quindi Daniele ti ringrazio tantissimo. Sto sperimentando anche io e vedo che al momento i risultati sono buoni, nel senso che non c'è stato ancora uno sviluppo nuovo in questo substrato, però vedo che le piante stanno bene, a parte un Paphiopedilum che ha sviluppato una foglia gialla, ma lì è stata probabilmente colpa mia, perché mi è caduto il vaso, ho dovuto rifare un rivaso 3 volte su quella pianta, quindi sicuramente ha patito qualcosa nelle radici. Quindi inerti, ok, ma attenzione sempre al tipo di pianta che stiamo coltivando. Chiediamoci se è una pianta che gradisce, è stata già coltivata anche in inerti, ci sono stati dei buoni risultati. Attenzione ad esempio, perché per fare un esempio estremo, se prendiamo un Paphiopedilum, lo piantiamo in torba, senza un elemento calcareo, e continuiamo a bagnarlo continuamente, ad esempio tutto il substrato è completamente sbagliato. L'osservazione della pianta e lo studio di ciò che stiamo coltivando ci salva le nostre piante, ma ricordiamoci che però che c'è un ingrediente veramente magico che riesce a far sì che la coltivazione delle orchidee sia veramente straordinaria.
L'ingrediente magico è la curiosità, non è il concime, non è il terriccio, non è altro, ma è la nostra curiosità. Più noi siamo curiosi di sapere informazioni della nostra pianta, come habitat di origine, come coltivazione, come esperienze anche di altri coltivatori, allora sì che questo ci porterà ad avere una pianta veramente in buono stato con delle bellissime fioriture. Con questo io concludo il video e vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e ancora grazie. Milena Giannini, forza con questa Phalaenopsis, se vedi che tende a non essere in buono stato, riportala in bark e ricordati che il bark va cambiato sempre ogni 1-2 anni massimo, perché col tempo tende a marcire, perché trattiene molta umidità, quindi le bagnature lì devono essere fatte con molta attenzione. Un grande abbraccio e ci vediamo a presto in un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!